Raga, non so se rende l'idea, ma sono venuti veramente belli. Signori, bentornati in un'altra entusiasmante, prorompente e che vi terrà col fiato sospeso fino all'ultimo videoricetta. Può una videoricetta tenere col fiato sospeso? Dubito. Questa ricetta, come la ricetta dei biscotti, sì. It's up to me. Non con me, con loro, come in Pretty Woman, non con me, con loro. La prima cosa da fare quando si fanno gli gnocchi ai 4 formaggi è la colomba di Pasqua. Fondamentale, ragazzi, cioè se voi non iniziate con una fetta di colomba di Pasqua, gli gnocchi non vi vengono. Come dite? È finita la Pasqua? Sarà finita per voi. Togli la carta, Giano. Ah. Meno male che mi hai avvisato, sennò potevo rimanere offeso. Per fare questa ricetta avrete bisogno di Giano come aiutante. E possibilmente non voglio avervi sulla coscienza voi e il vostro colesterolo, visto le montagne di formaggio che ci siamo procurati. Chiaramente non vi serviranno queste quantità, noi lo facciamo perché su YouTube si deve esagerare, se no la gente non clicca sui video. Per chi di voi ci segue su Instagram, i più attenti si saranno accorti che questi due formaggi sono quelli che arrivano dalle storie del Trentino. Oh ragazzi, qua c'è la politica del no waste, non si sprega niente. Il formaggio dell'imperatore, il formai del Barzola, il gorgonzola e parmigiano reggiano Da un certo numero di mesi. Aspetta. Franci sta recuperando la confezione dalla spazzatura. Riserva minimo 24 mesi. Uova, farina e patate. Ed entreremo nel dettaglio delle dosi, della tipologia di patate e della tipologia di cottura delle patate. Le videoricette sono un ottimo momento per pulire tutta casa. Voi pensate che noi abbiamo un piano editoriale, cioè studiamo strategicamente quando fare il video della videoricetta? No, quando la cucina è un casino che non ci si muove più e non abbiamo voglia di pulirla, videoricetta. Così ti costringi a pulire la cucina. Iniziamo con la cottura delle patate. Confessione, io normalmente le bollo. Ma che cosa è successo? Le ultime volte è successo che mi si sono trasformate un po' in colla, quindi alla fine poi l'impasto era da gestire. Per evitare che le patate siano bagnate, le andiamo a cuocere in forno. E quindi Franci, quante volte hai provato questa ricetta facendo le patate al forno? 0. Bene, meglio. L'altra incognita è la tipologia di patate, perché ogni volta io trovo delle patate di tipo diverso. Quello che so è che 1. Le patate non devono essere nuove, quindi non comprate patate novelle. 2. Le patate devono essere farinose, tendenzialmente a pasta gialla, pasta bianca, questo non mi è ancora chiarissimissimo. Terzo, dovete far sì che in cottura non si ciuccino ulteriormente acqua. Queste si chiamano patate orchestra O orchestra. e queste si chiamano patate Melrose o Melrose. Ma siamo sicuri di quello che stiamo dicendo? Io non ho mai sentito nella mia vita queste due tipologie di patate. Forno statico A 150. Io faccio la ricetta per 1 chilo di patate, 4 piatti decorosi, 150 gradi, 40-50 minuti e voilà! Se il coltello entra senza problemi. Siamo pronti? E ora dobbiamo pelare le patate. Che poi ragazzi, non vi ho spiegato la motivazione per cui ci sono 2 tipologie di patate, così faremo un confronto e spero che almeno una delle 2 tipologie sia giusta. Tipologie di patate penso ne esistano almeno 30.000 al mondo, quindi con 2 non è che ce la caviamo e potremmo fallire in entrambi i casi. Tutta la lavorazione, ragazzi, deve avvenire a caldo. È troppo caldo. Perché deve avvenire a caldo? Non so la motivazione. Capito? Non è che puoi dire le cose a migliaia di persone senza sapere i motivi, Però da che mondo è mondo le patate si impastano calde, non si impastano fredde. Ma tu la devi rigirare così. Ragazzi, sapete perché questa cosa si fa caldo? Vediamo chi di voi la sa e me lo scrive nei commenti. Così poi lo so anch'io. Chiaramente dove ho la forchetta non si riesce tanto a togliere. Che lavoro approssimativo. Pronta, sento che era pronta quella lì. Poi tra l'altro tutto il sapore nella buccia, quindi se c'è un po' di buccia va bene. Nei commenti ti diranno: la buccia delle patate è velenosa! E io gli risponderò: hai visto che siamo stati in India? Probabilmente io dovrei già essere morto. Sì, ma ci si ammazza dalla noia però, 2 braccia strappate alla pelatura delle patate. Ma tu che scuola hai fatto di preciso per poter dire su YouTube alla gente come deve cucinare? Io sono laureata in economia e commercio. Perfetto, e allora puoi rimanere. Munitevi di uno schiacciapatate della nonna. Guardate che figo che è questo qua. Di chi era questo schiacciapatate? Di Gabriele D'Annunzio, credo. E a patata ancora calda, vado? Violenza! Poi chiaramente è più quella che esce dai bordi di quella che esce sotto. Lo so!
Minchia, ma sono dure ste patate. Adesso sembrerà che io ho veramente la forza di un sollevatore di polemiche, ma sono dure queste patate. Non so se è la qualità o è il fatto che le abbiamo infornate. Prova. Avete chiamato Glovo, vero? Sì, nel frattempo. Sto perché e quindi scusa, la teoria di prima secondo la quale se tu invece le metti con tutta la buccia, Ma secondo i fatti? ma è una cazzata. È cruda questa patata. Certo, se provate a schiacciare le patate da crude. Ma non lo dire nel video. Non lo dire, ma l'ho fatto vedere. Magari con le altre viene meglio. Hanno dei problemi ste patate. C'è qualcosa che non va. A few moments later. Siamo riusciti a spaccare lo schiacciapatate della nonna, però questo mi fa anche capire non solo che ho dei bracci super potenti, ma che probabilmente qualcosa l'abbiamo cannato clamorosamente. Guarda che per spaccare questa cosa di metallo, cioè con me non bisogna litigare. A un certo punto della vostra videoricetta dovete uscire per andare a comprare uno schiacciapatate, perché probabilmente guardate i canali YouTube sbagliati. Sembra che abbiamo mandato tutto in vacca, ma adesso la recuperiamo. Questi gnocchi ce li dobbiamo guadagnare. Operazione schiacciapatate. Ce l'abbiamo? Missione compiuta, torniamo a compiere l'altra missione. Per uscirvene con la coscienza pulita dal vostro fallimento, date la colpa allo schiacciapatate rotto che non funzionava degli anni 60 e ne comprate uno nuovo. Vediamo prima con quelle che non siamo riusciti a schiacciare se questo pelapatate fa un lavoro migliore. Spoiler, non lo fa. Come potete notare, guarda, spacco anche questo. Le patate non andavano cotte così. Ci devo andare con le braccia, con due mani, per dirti, non è normale. Una normale casalinga di Voghera come fa? Ho partecipato a Miss Olimpia. Domani ritentiamo, ma nel frattempo... Allora, per non buttare via niente, io mi sono fatto il piatto della mia infanzia. Le patate schiacciate con olio, aceto e sale. The next day. Sì, è il giorno dopo. Ve ne accorgete dalla colomba pere e cioccolato, che non è più quella di ieri. Oggi ci riproviamo perché siamo cazzuti, mica ci arrendiamo noi. Resettate tutto quello che avete visto finora. Voi non avete visto niente. Per ottenere la giusta consistenza di patate potrei. Volevo segnalarti prima che ti incazzi che hai lasciato la porta della camera da letto aperta. Capito? Non è che ci sono i bambini squartati di là e chissà cosa pensa la gente. Io ho speso milioni di petrodollari per fare quella porta. Facciamo vedere le porte. Stanotte ho pensato che potrei cuocere le patate in forno microonde, in pentola a pressione, però visto che sono ansiata del fatto che già non si incazza, le faccio bollite. Se no lo facciamo diventare una cosa a episodi, questa cosa degli gnocchi. Facciamo un format solo sugli gnocchi ai 4 formaggi da 7 episodi. Oggi facciamo le cose semplici. Oppure ci troviamo un lavoro vero. Bolliamo le patate. Le patate hanno patatato. Chi lo sa? Oh raga, io spero sia a posto. Lo stiamo facendo con entusiasmo, questa ricetta. Ne abbiamo voglia. Ma no, ma gli gnocchi sono la mia ricetta preferita. Minchia, pensa alle altre. Lo sbucciamento mi sembra adeguato. Qual è il punto della ricetta degli gnocchi? Che in qualsiasi modo vengono, anche ieri li ho fatti, no? Vi faccio vedere il flashback, dove ieri sera... Il flashback probabilmente l'abbiamo già fatto vedere e non so neanche se lo monto. Flashback. Ho comunque fatto degli gnocchi, ragazzi, perché non è che gli gnocchi sono quelle cose che comunque in ogni caso uno riesce. End of flashback. Perché va bene far ridere su questo canale, però se riusciamo a non sembrare due coglioni, meglio. D'altronde che cos'è che commentano le persone sotto questi video? Vabbè, preferivo quando andavate negli stellati. Che poi non so perché lo dico in romanesco, cioè... Lo so, non vorrei dire, ma si pelavano meglio quelle al forno. Ma perché sarà la tipologia di patata? Ci ho capito, ma ci metto tutto il gioco. Ah! Questa è la patata Marabel. Vedi, non mi invento niente. Se ti dico che non si pelano, non si pelano. Guarda che schifo, ma hai tolto 7 etti di patata facendo sto taglio qua. Glielo dici che li faccio molto spesso gli gnocchi? Noi facciamo i test ovviamente per queste cose qua, no? E prima di fare il video le facciamo un po' di volte. Poi arriva il momento del video e nel momento del video Franci vuole fare delle cose nuove che non ha mai fatto prima. Vabbè, passiamo direttamente al momento in cui le patate sono tutte state pelate. Patate pelate. Cosa dite? Spacchiamo anche questo? A questo punto prendete le vostre patate ardenti. Oh, questo è il risultato che volevamo ottenere ieri. Così le può passare anche un bambino.
Così è quasi un piacere. Aspetta perché ho cantato vittoria troppo in fretta. Questa qua non si passa. Probabilmente non sono tutte cotte uguali. Secondo me non stiamo capendo qualcosa. Che a casa hanno già capito da 20 minuti e stanno dicendo guarda sti due fessi. No, vedi, questa è di nuovo facile. Boh, quella lì ce n'era una a Ostica che non voleva essere passata evidentemente, non aveva piacere. Dai, è tutto un altro mondo rispetto a ieri, Però quando ogni volta che lo dico, poi la patata dopo è difficile. Basta, non lo dico più. Sì, ho capito. Ascolta, sto facendo fatica a passare quelle che ci sono qua, tu me ne metti altre. Comunque non dirlo che era cruda. Perché? Perché sennò sembra che non sappiamo. Neanche cuocere. Cioè non è che non sappiamo fare gli gnocchi, non sappiamo manco cuocere le patate. No, comunque vedi che non va. Sì? No, ma... Sì. Dimmi la tua. Sì. Certo. Occhio che ti c***i addosso. Perché secondo me il passapatate dopo un po' non ha più piacere. Nel frattempo, se non vi è ancora passata la voglia di fare questi stramaledetti gnocchi ai 4 formaggi, prendete le vostre patate passate una volta e le passate una seconda volta. Giuro che se adesso abbiamo un problema anche nel passare le patate già passate, mi alzo e me ne vado. Da casa mia, tra l'altro. Franci, spiega perché le patate vanno passate 2 volte. Perché così sono più silky. Non sapevo che ti saresti arrabbiato. Ma non è che mi arrabbio io più tutti quelli che stanno là dietro. Perché così sono più vellutate. Abbiamo i sottotitoli per l'inglese, non ti sostituire ai sottotitoli. Non ti sostituire all'intelligenza artificiale. Ma soprattutto all'intelligenza. Se mai un giorno verrete invitati a casa nostra, io vi assicuro... Portatevi l'antidoto. Io vi assicuro che noi cuciniamo molto bene e che di solito i nostri amici sono contenti di venire a mangiare da noi. Non abbiamo amici, siete voi i nostri amici. Patate passate 2 volte, ora le possiamo quasi bere queste patate. Per 1 chilo di patate la ricetta vuole un ovetto, 300 grammi di farina. Ci ho capito, ma le persone normali lo No, gli chef lo battono qua. Non lo battono sul bordo? No, ci sono anche quelli che lo battono uova contro uova. Ma non è vero, ma non l'ho mai visto. Giuro, no, ragazzi, ditelo, no, uova contro uova. Dai, inquadra da vicino perché è meraviglioso. Sarà la cosa più bella che vedrete in questo video. Qualcuno mi dirà, no, devi prima mischiare questo, poi mischiare quest'altro. Oh, guarda com'è venuta bella smoothie. Velvet. Così, parole inglesi a caso, di cui non conosco nemmeno il significato. Ok, farina. Farina da incorporare poco alla volta. In pratica dobbiamo fare inglobare alle nostre patate tutta la farina e l'uovo finché non diventa tutto un pappone omogeneo. Vabbè, se gliela vendi così, cioè... Perché invece quello che hanno visto finora gli fa venire voglia di andare avanti. Ma no, perché avranno visto il risultato finale e inizialmente avranno pensato, questo è un video serio. Aggiungo, per quanto probabilmente non credo sarete più interessati a quello che sto per dire, che vi lasciamo in descrizione come sempre il procedimento con gli ingredienti per farla esattamente come l'abbiamo fatta noi. Ci sono le giornate no? Capitano a tutti. E poi comunque anche Ferran Adrià avrà fatto i suoi esperimenti, certo. No? Molto bene, palla fatta, distribuiamo un po' di farina. E adesso dobbiamo fare gli gnocchi. Fondamentale questo strumento di plastica che vi serve per fare poi i gnocchetti finali, giusto Franci? Certo. Allora ho fatto un po' di salsicciotti e ora li tagliamo. Ed eccoli ragazzi, finalmente. Non ci credevo più, ma abbiamo degli gnocchi. Vai Giano, fammi vedere la tua tecnica. Ok. Voilà! E non ci mettiamo tutto il giorno. Un po' di farina sopra. Tagliate i vostri gnocchi e li disponete su un canovaccio ad asciugare, distanziandoli bene l'uno dall'altro, onde evitare che si appiccichino. Mettiamo sull'acqua della pasta. Mentre si scalda ci occupiamo della fonduta di formaggi. E voi direte quali formaggi utilizzo? Quelli che vi piacciono di più, ragazzi. L'importante, o meglio, se vi ci volete provare, provateci. Chi sono io per dirvi di non farlo dopo soprattutto dopo questo video. Però, piccolo suggerimento da parte nostra: eviterei tutti i formaggi a pasta filata, onde evitare che filino. Non ci mettete la mozzarella, tanto per intenderci. Noi abbiamo scelto dei formaggi a pasta morbida, perborinati in generale perché danno sapore, e un po' di parmigiano. E un bicchierino di latte. Per farli diventare amici. Mettiamo sul fuoco un cicinino di latte, quello che avanza ve lo bevete, e si fa sciogliere. La mia tecnica sperimentata è quella di miniperare il tutto. Funziona. In italiano,
Frullare. Allora, qua si è sciolto tutto. Il vero motivo per cui vuoi frullare tutto. Non mi piacciono i vermi del gorgonzola, ok? Ma siccome danno sapore, non li buttiamo via, li frulliamo. L'acqua bolle, mettiamo il sale e buttiamo gli gnocchi. I gnocchi o gli gnocchi? Gli gnocchi. Però scusa, si dice ridi ridi che la mamma ha fatto i gnocchi. Ridi ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi. Eh no, ha fatto i gnocchi. No, ha fatto gli gnocchi. Questa è una storia da dirimere nei commenti. Hanno riposato abbastanza i ragazzi? Belli! Va che esercito! Ecco, se voi li avete ordinati su un canovaccio disponendoli distanziati, avete evitato che vi si appiccichino. Come si fa a sapere quando sono pronti? Quando vengono a galla, ragazzi, la nostra cremina di formaggi la adagiamo. Ah, troppo liquida, troppo liquida. Non è troppo liquida, ragazzi. Effetto palude. Non è effetto palude, state calmi. Hai delle belle immagini goduriose per convincere le persone a guardare questo video. Forse ci siamo salvati. Manca ancora la prova piatto. Vorrei far notare che dopo mezz'ora di inquadrature... Devo dire che avevi ragione, alla fine si sono ciucciati l'ulteriore liquido e quindi adesso la cremina è perfetta. Raga, non so se rende l'idea, ma sono venuti veramente belli. Se siano venuti buoni, questo ancora non ve lo so dire, ma sicuramente sono belli. Poi voi fate così sulla padella e valutate il vostro mix di formaggi. Vado all'assaggio? In ginocchio. Per espiare tutti i peccati di questo video. Ragazzi, che piatto spettacolare. Nonostante tutti gli errori, le 1000 cazzate che abbiamo fatto e che probabilmente abbiamo anche detto, è venuto un piatto strepitoso, raga. Sono callosi il giusto, il condimento è perfetto in termini di cremosità, quindi avevo torto quando pensavo che sarebbe venuta una palude. Si sentono i formaggi erborinati, come vedete non si vedono i vermi, che sono quei filamenti verdi, la muffa sostanzialmente, dei formaggi muffati, però c'è il sapore. Formaggi strazeccati, cremosità perfetta, buonissimo. E alla fine potete fare questo, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Dell'intrisi di trigliceridi. Speriamo che questa ennesima videoricetta, più che vi abbia insegnato qualcosa, vi abbia intrattenuto. Non mi sbilancerei più di così. Provate a farli a casa con la nostra ricetta, con la ricetta di qualcun altro. Lo portate a casa il risultato. E se fallite, ricordatevi che dalle vittorie non si impara mai niente. Chiudiamo così, con la frase bacio perugina. Se avete voglia, iscrivetevi al nostro canale, nonostante tutta questa serie di fallimenti, che però si sono conclusi con un grande successo, perché è gratis. Non mi fido, secondo me se mi iscrivo poi succede che tipo mi mandano delle enciclopedie a casa. La noce moscata, me la sono completamente fumata. Vabbè, sappiate che volendo, quando fondete i formaggi ci può stare anche una grattugiata di noce moscata. Peccato perché al di là di questo errore il video era perfetto. Ci vediamo al prossimo video. Ho appena pulito tutto, ci sono tutte le tue ditate. La cugina è fatta per essere ditata. Non c'è simpatia tra di noi stamattina, non c'è feeling, ok? Me ne vado? Vuoi un canale tutto tuo? No, ne voglio uno più simpatico e carino. Lo sai di te. che senza di me non vai da nessuna parte. Bene, Franci stamattina non mi sopporta. Direi che ci sono le giuste prerogative per fare insieme una videoricetta. E quindi, mentre si scarica la lavastoviglie... Arrivo, perché così abbiamo... È proprio da fare adesso che abbiamo gente. Ma comunque ne ho fatte già 7. Non credo, visto che ce ne sono 6 lì dentro, però... Lo saprete solo se rimarrete fino alla fine a Sì, ma anche se non mi dai i cassetti nelle palle. Aspetta, però non sono pronto, aspetta. Sciotolone per contenere le vostre patate passate. Ah, perché io le premo di qua e le passo di qua. Le passo di qua, le butto di qua. Le butto di qua, le passo di là. Perché Franci ha quest'ansia che nelle videoricette non possiamo mantenere l'inquadratura fissa, se no voi vi annoiate. Vi annoiate?